Bene, ciao Maria. Credo che questa è una bella occasione per parlare un po' della tua installazione, un po' del processo di lavoro e di capire qual è la relazione della tua opera con la mostra in generale. Allora, la prima domanda che volevo te fare è precisamente su questo, sul contesto della tua opera nella mostra e anche in Barcellona, perché quando ci siamo rincontrati mesi fa e ti ho raccontato un po' sulla mostra e su questo concetto dell'altro lato che è come un viaggio all'inconscio, immediatamente tu hai avuto la forte intuizione di mettere questo progetto, il tuo cuore, il mio cuore è come un specchio vuoto, e precisamente questo episodio di Cape Town. Perché? Qual è la relazione di questo progetto in particolare con la mostra e anche con la situazione di Barcellona in questo momento? Beh, dunque, quest'opera ha un pregio, che è quella di coglierci di sorpresa e farci osservare da una prospettiva che non ci aspettiamo. Nel senso che quando si entra in questo lavoro si percepisce la presenza di qualcuno che guarda se stesso e cerca di percepirsi da una prospettiva inversa, come se riflettesse su se stesso e si rendesse conto che qualche cosa non torna, qualche conto non torna. Ecco, in questa mostra poi alla fine scopri che sei sempre tu il protagonista di questo percorso, sia nel pian terreno dove c'è la collettiva nel labirinto, poi nel primo piano tutte quelle persone che parlano, filosofi, sociologi, parlano di questioni che poi ti rendi conto ti riguardano. E poi arrivi qui, al secondo piano, entri in questa casa di qualcuno che forse non conosci, anzi che sicuramente non conosci, ti rendi conto che i conti sulla vita di questa persona non tornano e poi però ti viene il sospetto che quella persona sei tu. Guardarsi dall'altro lato, percepirsi da una prospettiva che non è quella a cui siamo abituati, che di solito è una prospettiva giustificazionista. Alla fine siamo sempre alla ricerca di un alibi, no? di salvarci. Il problema è che se proviamo a salvarci in questo modo non ci salviamo davvero. La salvezza ci arriva dalla messa in discussione. La messa in discussione deriva necessariamente dalla percezione della realtà. Quando smettiamo di nascondere la realtà e cominciamo davvero a osservarla per quello che è, allora cominciamo a capire che c'è qualcosa che non torna, c'è un dolore, c'è un disagio. Ecco, questa opera qui ci mette in questa prospettiva, nella prospettiva di un macchinario in cui la nostra immagine non si riflette allo specchio, in cui se proviamo a cercare dell'orientamento lo perdiamo perché non riusciamo a leggere le cose che sono scritte e che poi ci fa sentire anche altri elementi di disagio come quelli per esempio della mancanza di ossigeno, la mancanza di respiro. E perché? Perché ci sentiamo così? Perché evidentemente c'è qualcosa che si è rotto dentro di noi e che però non è un trauma, no? Che ci fa male, no? È qualcosa che è appena successo, forse è qualcosa che abbiamo seppellito dentro di noi e che alla fine ha prodotto uno sfasamento, ha prodotto come dire, ci ha cambiato, ci ha reso qualcosa che però non è veramente vivo. Questo succede in tanti casi, allora l'opera si presta a molte letture, una lettura questa intimista, nel senso che qualcosa dentro di noi si è rotto e noi abbiamo fatto finta di niente, forse solo perché volevamo continuare a vivere, ma poi in realtà siamo morti molto peggio, perché avremmo potuto
trovare la strada per rinascere e invece siamo soltanto andati morendo. Poi ci sono altre interpretazioni che hanno a che fare con la storia, per esempio. Quest'opera è stata realizzata a Cape Town, un paese in cui si è svolto una pagina oscura del secondo Novecento, che ha un nome, che è Apartheid, ma che secondo Umberto Eco in realtà ha un altro nome, che è il nome che va bene per tutte queste esperienze terribili vissute dagli uomini contemporanei, cioè fascismo. Il Sudafrica ha vissuto un fascismo e nei fascismi ci sono delle persone criminali, delle quali non mi interessa niente perché sono, come dire, già condannate, si condannano da sole, no? Sono criminali. E poi ci sono molte persone che sono incolpevoli. C'è un bel libro di Herman Brock che ha questo titolo. Che cosa significa incolpevole? Incolpevole non è innocente. Non è colpevole perché non ha fatto niente di male direttamente, non ha compiuto nessun crimine, però si è avvantaggiato del buono che è avvenuto attraverso i crimini degli altri. Anche solo non prendendo una posizione, anche solo non prendendo le distanze, anche solo non ponendosi come argine alla deriva. Ora, è chiaro che in questa installazione, se la vedi in Sudafrica, quando ti domandi ma qual è il trauma, no? Forse il trauma è stato proprio quello di non dire niente, di non prendere mai posizione. E forse è stato anche quello di poter vivere i privilegi, magari in quel caso di appartenere a un certo tipo di etnia. In altri casi, in altri fascismi, il privilegio era stare dalla parte, come dire, dalla parte del potere, mentre gli altri venivano condannati ingiustamente, no? E dire, vabbè, io sto bene, è meglio che vado avanti così. È chiaro che il fascismo non è un capitolo soltanto del Sudafrica, non è nemmeno un capitolo soltanto della Spagna, non è un capitolo certamente soltanto dell'Italia, dove il fascismo è nato, perché è un capitolo delle nostre vite di oggi. In primo luogo perché il fascismo è qualcosa di molto più profondo che non una forma di governo. Il fascismo è un modo di intendere il mondo e l'uomo, è una malattia dell'anima e il nostro compito è sempre quello di riconoscerla in noi stessi, certo, prima che negli altri in noi stessi, ma poi anche negli altri, perché il nostro compito è quello di smascherare il fascismo anche quando è portato dagli altri. Precisamente su questo contenuto politico, questa è una installazione con un forte contenuto politico e la forma di relazione con il pubblico non è per il testo, per una riflessione sulla storia, ma è di una forma molto vivenziale e molto artistica, no? Come credi che l'arte può agire a fare questa sorta di riflessione politica e particolarmente il tuo lavoro? Ma dunque l'arte cambia gli uomini e li cambia veramente, nel senso che l'arte ci fa sentire scomodi nei nostri vestiti, nei nostri panni. Un'opera d'arte ha la capacità di farti sentire che qualcosa non va, che è qualcosa che tu hai addosso da 20 anni, da 30 anni, non te ne eri mai accorto. Un'opera d'arte ha la capacità, dopo averla vista, di farti sentire scomodo. Non funziona più. È molto, come dire, sotterranea, agisce a livello del sangue, no? Ti fa sentire il sangue bruciare nelle vene o freddarsi nelle vene. Cambiando l'uomo cambia il mondo, nel senso che tutto quello che appartiene all'uomo è politico. Il personale è sempre politico, perché uccidendo il mostro che è in noi, noi fermiamo il mostro nella società.
Per cui il mio lavoro non è mai un lavoro didascalico, un lavoro urlato, un lavoro che indica, come dire, delle categorie superficiali, no? Questo politico è un cattivo, quel politico è buono. E il punto vero è, come dicevo prima, è la malattia interiore, perché nel politico cattivo noi quasi mai vediamo un pazzo criminale, ma anche Hitler non era un unico uomo, cioè c'era una intera classe in quella Germania che aveva le stesse idee, per cui anche l'uomo più malato, che noi possiamo pensare che sia un uomo malato, in realtà non è una persona strana. Queste malattie appartengono all'uomo. Ultimamente Anselm Kiefer diceva: io sono molto felice di essere nato nel 1945 perché se fossi nato prima non saprei oggi cosa avrei potuto fare. Sarei potuto essere un uomo come sono, virtuoso, ma sarei potuto finire dentro quell'abisso insieme a tanti altri tedeschi. Allora è inutile dire finanche Hitler è cattivo o quel partito nazista è cattivo, perché tutte queste cose in realtà appartengono all'anima, escono fuori perché le abbiamo dentro. Allora l'opera è politica nella dimensione in cui ci mostra le malattie della nostra anima e nel vederle, nel percepirle, sentiamo la necessità anche di curarle, di affrontarle e non di nasconderle, perché l'arte ce le sbatte in faccia, perché noi cerchiamo di nasconderle, ma quello che fa l'arte è proprio strappare via il velo e dirti eccola qua, lo vedi? Ma allo stesso tempo, parlando di tutta questa violenza, tu hai deciso in tutto il progetto di presentare il titolo dell'opera in Yiddish, no? Precisamente. Io so che ha una certa relazione con la violenza, anche questo tu me lo racconterai. Anche qui in Spagna hai deciso di mettere il titolo solamente in Yiddish, provocando una sorta di stranamento con il pubblico, perché non è in catalano, non è tanto comprensibile, allora è come una frase che si deve capire o che si deve romandare come un misterio. Perché questa decisione? Perché scientificamente il nostro pensiero dipende dal linguaggio, nel senso che talvolta noi siamo, come dire, indotti a pensare che il modo in cui parliamo dipende dai pensieri che abbiamo, invece è esattamente l'opposto, questo è scientifico, cioè in base alla lingua, alla tua conoscenza della lingua, puoi fare pensieri più o meno complessi, più parole conosci, più il tuo pensiero diventa complesso e quindi poi riesci anche a leggere e a definire il mondo. Allora quando ho dovuto scegliere una lingua per un progetto che si svolge in Europa, io ho iniziato questo progetto nel 2018 e la premessa era che l'Europa in quel momento era un continente in fiamme. Sono passati diversi anni e adesso è decisamente in fiamme. All'epoca, come dire, era la veggenza dell'artista a percepire il territorio come un continente in fiamme. Passati 6 anni ci accorgiamo che in realtà quell'odore di bruciato poi ha rivelato le fiamme che oggi vediamo in giro per l'Ucraina, per la Russia, nello Stato di Israele e dei territori palestinesi, perché poi l'Europa non è solo l'Europa dei 28, l'Europa è uno spazio molto più ampio. E allora in quel momento, in un continente in fiamme, comunque dominato dalla violenza, intendevo cercare di trovare una strada per rifiutare prima di tutto la barbarie, e la barbarie principale è la guerra. Così ho scelto una lingua in cui, come diceva Isaac Singer è stato un premio Nobel nel 1978, gli chiesero perché continuasse a scrivere in Yiddish e lui ha risposto perché è una lingua in cui non è mai stato pronunciato un ordine militare. Allora, se la lingua è il blueprint del pensiero, allora volevo che lo schema del nostro pensiero
fosse in una lingua che non conosceva la logica della guerra, in cui non esistono parole come pistola, bomba, una lingua che bandiva la violenza. E questo è il primo passo per la convivenza civile, il bando della violenza, di ogni tipo. Certo, la guerra è lo scandalo peggiore, oggi ce ne stiamo rendendo conto, ma anche il linguaggio violento tra persone è, come dire, qualcosa su cui dobbiamo fare grande attenzione. Ma alla fine il linguaggio che si trova qui, un spettatore catalano, è un Yiddish che non riesce a capire. Della stessa maniera che quando entra nella propria installazione c'è come un velo, come tutto un misterio che si sforza a capire. Allora propriamente il linguaggio che credo che tu usi, a parte che con tutta questa profondità e tutto questo concetto di cosa è il Yiddish, cosa significa e con che vocabolario lavora, o ha lavorato storicamente, si trova anche questa impossibilità all'accesso, no? All'accesso del linguaggio, è come una sorta di misterio. Sì, ma non è un'impossibilità, è un invito. Nel senso che tutte le cose che non sono di immediata decodificazione ci invitano ad approfondire, che è un compito dell'arte anche questo. L'arte non deve essere immediatamente chiara, tutta fatta, perché quella è l'arte dei regimi, quella è l'arte, appunto, l'arte politica, in cui, cioè di quella politica che vuole che ogni cosa sia determinata, perché ovviamente dietro c'è una volontà coercitiva nei confronti del popolo. L'arte deve creare su di te delle curiosità, la voglia di conoscere di più, di incrementare la tua conoscenza. Allora vedi l'Yiddish e dici: perché questo artista decide di usare questa lingua che ormai, come dire, non è più parlata da quasi nessuno? Lo Yiddish è la lingua assassinata dell'Europa. Perché prima della Seconda Guerra Mondiale la parlavano oltre 15 milioni di persone, adesso solo in alcune famiglie si parla Yiddish. Allora, perché un artista vuole? Allora cominci a cercare di approfondire e capire perché un artista ha scelto lo Yiddish come lingua ufficiale del progetto. E poi da questa domanda che ti fai, da questa risposta che arriva, cioè per le ragioni che ho spiegato, dici: ma e io come penso? E qual è la violenza che c'è nel mio linguaggio, nel mio pensiero? Capisci? È un chiamare in causa. Un mistero ci porta alla volontà di svelarlo. Il disvelamento del pensiero, come anche del mistero, come anche in questa installazione, ci fa sentire alla fine scoperti, chiamati in causa. Perché alla fine dici: Tosatti cerca di eliminare la violenza dal suo pensiero e dalla sua lingua. E io lo sto facendo, come lo faccio io? Allora parliamo poi un po' del processo, perché la creazione di tutta questa macchina misteriosa alla fine è tecnicamente una cosa molto, molto precisa e dettagliata. Io in tutte queste un mese intero di lavoro con te mi sono sorpreso veramente della tua ossessione per i dettagli, perché un millimetro più in basso o un millimetro più in alto è importante, una piccola variazione cromatica è importante, e alla fine mi ho reso conto che tutta questa collezione di dettagli è la composizione della propria macchina, no? Allora voglio chiedere un po' su questo, sulla tua maniera di lavorare, di dove viene e come tutte queste collezioni di dettagli alla fine creano un'esperienza. Allora, tu dici una cosa, usi una parola molto corretta che io uso spesso, che è macchina. Io preferisco sempre usare questa parola, no? Queste opere che io realizzo sono delle macchine all'interno delle quali tu entri e attivano dei processi. Però tutte le macchine hanno all'interno degli ingranaggi, e guai se quegli ingranaggi non sono precisi, perché salta tutto. Se in un orologio i denti degli diversi ingranaggi non si incontrano,
l'ora non è mai esatta, e allora a che ti serve un orologio che non dà l'ora esatta? Un'opera è come una sinfonia, le note sono quelle lì, non puoi stonare mai, se no altrimenti non succede quello che deve succedere, no? Cioè il grande mistero dell'arte, che è quella capacità di saperti coinvolgere, perché una stonatura ti fa uscire, ti porta lontano. Ecco, quindi l'opera prima di tutto, prima di tutto deve essere esatta, sì. Prima di tutto deve essere esatta, perché se non è esatta non è. Poi, nel momento in cui è un'opera esatta e funziona, possiamo dire se ci piace o non ci piace, se ci ha comunicato qualcosa o non ci ha comunicato, perché anche delle opere esatte non necessariamente sono delle belle opere, delle opere forti, delle opere capaci veramente di portarci dove abbiamo bisogno di andare. Però questo arriva dopo, nel senso, questo è come se qualcuno sta facendo con te un discorso interessante, sensato, però lo sta facendo chiaramente parlando una lingua corretta. Se io non sapessi parlare quella lingua, sarebbe per te difficile capirmi, anche se le mie intenzioni fossero quelle di fare un discorso molto interessante. Non sarei capace di farlo. E quindi tu non potresti seguirmi. Ma è come se parlassi un'altra lingua completamente, no? Faccio un esempio stupido, cioè se non parlo la mia ne parlerei un'altra. E il gioco è questo, quindi l'esattezza in un'opera è qualcosa di inevitabile. Se non è perfetta non esiste. È come il danzatore che cade, non può cadere. E precisamente in relazione con il danzatore, da quel punto credi che questo ti viene un po' anche della tua esperienza con le arti sceniche. E questo è importante per me perché per noi è importante questo mescola di discipline che vengano delle arti sceniche, ma anche delle visuali, e mescolare un po' in questo centro tutte queste discipline. Sì, allora, io ho studiato teatro, però ho studiato teatro nel mondo di Jerzy Grotowski. E si può far fatica a fare un'associazione, perché io faccio dei lavori con la costruzione di ambienti, mentre il teatro di Grotowski era un pavimento vuoto e gli attori nudi, avevano solo un perizoma in scena e basta. Quindi nudità e nessuna scenografia. Allora in che modo questa precisione viene da quel mondo? Perché in questa nudità l'unica cosa che contava in quel lavoro era la ricostruzione della catena degli impulsi fisici che l'attore aveva provato in momenti particolari della sua vita. Cioè, volevi far piangere Re Lear? Bene, dovevi trovare l'esatta catena di impulsi che il tuo corpo aveva registrato quando tu per qualche ragione avevi pianto in passato. Allora, facendo questa catena esatta, come nel film di Buñuel L'angelo sterminatore, questa catena esatta di impulsi fisici ritrovati, anche l'emozione esatta di quel giorno ritornava indietro. Però c'era bisogno di un'esattezza che era, come dire, terribile. Quindi sì, non è nello spazio che la mia esperienza teatrale fa sentire, diciamo, la sua importanza, ma nella ricostruzione, diciamo, di un percorso interiore che il visitatore compie all'interno dello spazio e che deve essere esatto, precisissimo, perché quello che io faccio è indurre nel visitatore una performance, quindi trasformare il visitatore in un performer. In questo è molto forte la matrice teatrale del mio lavoro. Lo spettatore si trasforma in quello attore nudo. Sì. Lo spettatore si trasforma in Lear che piange. Bene, perfetto, grazie. Grazie a te, Enrico.